Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele. Scusatemi per le immagini ballerine, ma ormai chi mi conosce è abituato. E che è veramente molto grande questo, come tutti, insomma, come tutte le prime uscite, e diversamente se lo appoggio non riesco a inquadrarlo tutto. Vedete? Allora, io non lo conosco molto questo, me lo ricordo come personaggio col cappello di paglia. Per evitare di dire stupidaggini, che già non mancano quando faccio i video, normalmente, cercherò di leggere più o meno passo passo tutto ciò che c'è scritto. Ok ragazzi, comunque mi è piaciuto e secondo me è fatto molto bene. Parlo del fatto che è dipinto a mano, perché il personaggio me lo ricordo, non benissimo me lo ricordo, e vi dico che già a vederlo così, poi andremo ad aprirlo, è fatto molto bene. Allora, il personaggio si chiama One Piece, penso si pronunci così, no One Piece, perché One, uno, One Piece. Allora, vediamo un po' cosa ci dicono. Eiichiro Oda ha creato un universo talmente ricco e profondo da andare oltre la nostra immaginazione. Sto leggendo qui. Leggo perché poi farò la traduzione anche in 26 lingue, e ragion per la quale se non leggo i sottotitoli non sono presenti. Ecco perché ragazzi faccio questo, perché voi ovviamente basterebbe semplicemente inquadrare e leggete da soli. Andiamo avanti. Sulla terra, in cielo o in pieno oceano, Raffi e i suoi compagni vivono avventure epiche circondati da pirati e creature straordinarie come cyborg, dinosauri, zombie, uomini pesce, giocattoli viventi e draghi. Ma ancor più che il suo universo e le creature che lo abitano, la vera forza di One Piece sono i suoi personaggi, Raffi, Zoro, Nami e naturalmente il resto della ciurma di Cappello di Paglia, così chiamato appunto questo personaggio. Allora, siamo arrivati, mi sono perso. Ok, senza dimenticare gli alleati e i nemici, Ace, Shark, Barbabianca, Bon Clay, Crocodile, Dragon. Tutti questi personaggi vivono le loro avventure in parallelo alla ciurma di Cappello di Paglia e le loro strade finiscono inevitabilmente per incrociarsi. Ok ragazzi, andiamo a vedere. Le miniature sono finiture di qualità e cura nel dettaglio, poi andremo a vederlo. Hanno una basetta trasparente removibile, insomma non riesco a leggere stasera. Porca miseria, parolacce no. La dimensione dei figurini varia da un minimo di 5 cm a un massimo di 12, ovviamente questo sarà da 12. Poi, cosa ci dice? Ecco qua. Questa collezione è composta da 80 uscite. La prima, l'avete visto, è di 1,50 euro, la seconda uscita è da 4,99 euro e il prezzo delle successive uscite, cioè le restanti 88, è di 9,99 euro. Facciamo un rapido calcolo, quindi sono 780 euro, 785 euro, mal contati. Sono 785 euro per fare tutta la collezione. È costosa, è cara, questo dovete vederlo voi, ragazzi. Le collezioni più o meno i prezzi sono quelli. Allora, qui abbiamo letto, poi abbiamo tra 2 settimane in edicola la seconda uscita più il fascicolo e più Roronoa Zoro. Ho letto bene ragazzi? Non lo so. Il cacciatore di pirati dimensione 8 cm, e questo come seconda uscita, come ho detto prima, costerà invece che 9,99 euro 4,99 euro. Ok, adesso andiamo un momento a mettere la pausa al video e apriamo tutto. Ci vediamo tra un po'. Perfetto ragazzi, allora non mi massacrate nei commenti. Come vi avevo anticipato all'inizio, Michele ha detto già la sua prima scemenza. Non è One Piece, questa è la collezione ufficiale One Piece, ma è il personaggio Monkey di Raffi, il capitano appunto dal cappello di paglia. Allora,
All'interno ci dicono che abbiamo, ovviamente, oltre alla miniatura che adesso andiamo subito ad aprire, eccola qui, abbiamo anche un poster New World. Poi andiamo a vedere, l'edizione è a Hachette. Ovviamente questo è sono pezzi da collezione, non sono destinati ai bambini di una certa età, insomma, a meno che non siano sotto la visione dei propri genitori o comunque di un adulto. Allora, andiamo a vedere. Allora, guardiamo un po'. Lo guardo per la prima volta aperto con voi. È sicuramente dipinto a mano. Beh, i colori sono azzeccatissimi perché io me lo ricordo. Le nuanze di colori sono giustissime e sono veramente pastello come colori, molto bello. Anche il cappello è fatto bene. Sì, per carità, non è che si muove nulla, ma è fatto bene. E guardate il viso. Ragazzi, non riesco a mettere a fuoco l'immagine. Vediamo se sposto questo. Ecco, perché è veramente bello. È fatto bene. Se amate questo genere di collezioni, fatela ragazzi, perché è veramente bello. Anche le dita, guardate, la dita in particolare, le dita della mano non sono attaccate, vedete, tra loro, ma sono separate. E questo è un bel dettaglio. Questa fascia è stata applicata sopra. Sicuramente è stato incollato qua al busto e alla testa si vede da sotto che è stato incollato lì, quindi non è un pezzo unico, ancora meglio. Le braccia sono state anche incollate. Poi abbiamo la basetta, eccola qui. Questo è quello che c'è scritto. Ok. Allora, andiamo a vedere. Poi nella seconda parte del video farò vedere tutto l'interno dei fascicoli per chi desidera non solo guardare le immagini ma anche leggerne le scritture. Ok ragazzi? Prima però guardiamo il resto. Stavo cercando il poster. Se ho capito c'è un poster. Ah, eccolo il poster, qual è? Il nuovo mondo. Il poster è questo. Eccolo qui. Dai, ragazzi, per chi ama, come ho detto già prima, questo genere di collezioni, almeno a guardare il primo numero, secondo me sono molto belle. Poi il prezzo è sempre sindacabile per ognuno di noi, insomma, no? Chi dice che costano troppo, chi invece le paga un po' alla volta ed è contento di farle. Questa è una scelta vostra, ragazzi. Io ovviamente non posso dirvi nulla. Allora, andiamo a vedere come si monta questa basetta. Penso così. Aspettate ragazzi, metto la pausa perché veramente sennò diventa un video comico. Ragazzi, io adesso vi faccio vedere come è messa la basetta, ma non è così semplice, non è spiegato da nessuna parte. L'unico modo per poter comprendere come va a mettere la basetta, vedete, io pensavo che questo dovesse stare davanti con la scritta, invece no, è quello di guardare lo stampo della basetta, vedere che qui, vedete, si apre lo spazio, così come il piede va a sinistra e questo chiaramente va a destra, e metterlo così a filo della basetta, inserirlo premendo le due caviglie. Ecco qua, questo deve stare a filo, non deve uscire, non deve essere più su, e poi lo presentiamo così. Molto carino, non vi dico quanto ci ho messo a capirlo, però ce l'abbiamo fatta. Allora, adesso andiamo a vedere come si può ordinare, quali sono le possibilità e cosa danno qualora uno decidesse di acquistarlo con anche l'offerta non solo in abbonamento con pagamento, carta di credito o
senza carta di credito, ma anche con il premium, l'abbonamento offerta premium. C'è un po' da leggere, cercherò di non metterci tanto, figuriamoci se Michele non ci mette tanto, però abbiate pazienza ragazzi, io non lo conosco bene questo personaggio, quindi è inutile che faccio finta di conoscerlo e vi sparo delle cose campate in aria. Va bene, andiamo subito a vedere. Allora, abbonarsi è semplice, vi dico subito, se aderirete alla offerta premium, allora a partire dalla quarta uscita, quindi fino alla terza le pagate come vi ho detto prima, e la terza uscita andiamo a vedere qui poi le altre offerte, ma se non fate nessun tipo di abbonamento, sto dicendo stupidaggini. Ma sì, per forza, se sto parlando dell'abbonamento, parliamo dell'abbonamento, ragazzi. Non taglio niente, vado avanti. Allora, offerta premium. A partire dalla quarta uscita, quindi il numero 4, lo pagherete non 9,99 €, ma 1 euro in più. Questo fino alla fine dell'opera, ok? Quindi vi costerà alla fine 76 euro in più, perché le uscite sono 80, le prime 3 non le pagate con 1 euro in più, dalla quarta in poi 77 euro in più. Quindi aggiungete al prezzo che vi ho detto all'inizio 77 euro. Cosa vi danno in più? Vi danno un notebook, e poi andiamo a vedere questo notebook che cos'è. Vediamo se lo troviamo subito. Eccolo qua. Stavo guardando le dimensioni. Dov'è che si vede meglio? È più grande qua, lo guardiamo qui, dai. Allora, un notebook che vi arriverà con il 7° invio, ok? La dimensione del notebook è questo, 13 x 21 cm. Poi vi arriva una targa in metallo con il 14° invio, questa, 26,4 cm x 20 cm sono le sue misure, un orologio con il 20° invio, il diametro del quadrante è 4 cm, e un Funky Pop di Nami con il 27° invio. L'altezza del figurino è di 10 cm. Questo se pagherete 1 euro in più, quindi alla fine vi costa 67 euro in più. Questo lo pagate 67 euro. Questa è una scelta che dovete decidere poi voi se fare l'offerta premium. Se invece non fate l'offerta premium e decidete di, andiamo a vedere anche questi regali poi, e di fare invece l'abbonamento con pagamento carta di credito, ovviamente non dovete pagare ad ogni consegna i 2,90 euro di spese, perché con pagamento carta di credito non avete alcun problema. In più può succedere che un figurino vi arriva fallato, magari è rovinato come dipinto, insomma è fatto male. Voi fate 2 foto del figurino. Questo parlo se avete fatto l'abbonamento online. Fate 2 foto del figurino, specificate il numero dell'uscita del figurino, lo mandate all'indirizzo dedicato che trovate, in questo caso a Hachette, appunto, e fate ovviamente con le foto vedere il difetto. Senza doverlo ridare indietro, vi rimandano gratuitamente il pezzo che vi è arrivato precedentemente fallato. Ok, adesso metto un attimo in pausa che mi documento un po' perché l'ho aperto con voi e cerco di non fare dei video da 3 ore, insomma. Io sono capace di farne anche di più. Eccoci qua ragazzi. Allora, se deciderete di abbonarvi, sia che questa sia l'offerta premium che con abbonamento, con pagamento carta di credito senza l'offerta premium, voi avete diritto ad avere le spese postali, come vi ho detto prima, gratuite ad ogni invio. Quindi, ripeto, non pagherete 2,90 € in più, che ragazzi, 2,90 € per quasi 80 uscite, perché la prima la prendete in edicola, beh, sono 220-230 euro in più che pagate alla fine. Facendo l'abbonamento, questo invece è gratuito, parlo della consegna. Se invece lo fate tramite bollettino, dovete aggiungere alle spese del fascicolo i 2,90 €. Adesso non voglio far confusione, quindi cercherò di parlare lentamente. Se voi farete sia l'offerta premium
quella di cui vi parlavo prima, con €1 in più che dovete aggiungere al prezzo di copertina dopo il quarto invio compreso, dovete pagare già lì al quarto invio €1 in più. Oppure che facciate il pagamento online senza il premium, quindi rimane fisso il prezzo di copertina, oppure che decidiate di fare l'abbonamento tramite bollettino postale, dove pagherete €2,90 in più ad ogni consegna. Comunque in tutte queste tre opzioni voi avete diritto direttamente a casa vostra, gratuitamente, con l'uscita numero 2, fascicolo più Zoro, il cacciatore di pirati, eccolo qua, che è alto 8 cm in materiale PVC, anche questo dipinto a mano, più gratis l'uscita numero 3, fascicolo più Usopp e Chopper, eccolo qua, Usopp e Chopper. Usopp è alto 8 cm e Chopper 4,5. E in più in regalo avrete 9 cartoline wanted dei ricercati con i personaggi della ciurma di Cappello di Paglia. Le 9 cartoline, andiamo a vedere le dimensioni, eccole qui, sono 10,5 x 14,8 cm. E in più vi verrà dato, sempre in omaggio con il primo invio, che comprende il secondo e il terzo numero, il portachiavi ufficiale di One Piece, che il portachiavi ufficiale, andiamo a vedere le misure, se lo troviamo, l'avevo visto prima, eccolo qui, è in metallo, questo è il portachiavi che vi verrà recapitato, e le dimensioni sono 4 x 45, 4 x 4,5 cm. Ok, tutto questo a €4,99, escluso contributo spese di spedizione di €2,90 invio. Vedete che c'è l'asterisco se deciderete di pagare con il bollettino. Ecco perché vi dico, ragazzi, fatelo con il pagamento carta di credito. Io ve lo consiglio perché faccio così e non avete alcun tipo di problema. Se lo fate con l'edicola, non me ne vogliono quelli dell'edicola, se vi capitano in 80 numeri 5 o 6 pezzi fallati, può succedere, ragazzi, e anche se è un vostro diritto, ma tornare 5, 6, 7 volte dall'edicolante, e vi posso garantire che per loro è una seccatura dover rimandare indietro il pezzo, vi creerebbero delle storie, anche perché pensate che gli edicolanti non crediate che guadagnino chissà cosa su queste collezioni. Ecco, quindi ripeto, non me ne voglia l'edicolante se mi ascolta, ma avrà compreso perché dico questo, perché nella ragione in cui io ho un pezzo fallato, basta fare quello che ho detto prima, delle foto e tutto, il pezzo fallato non viene nemmeno richiesto indietro dall'Hachette, in questo caso dall'Hachette, ma rimane a voi e vi spediscono automaticamente quello nuovo. Diversamente all'edicola dovete per forza portarlo indietro, perché loro devono fare il riordino e il reso del pezzo fallato. Spero di essere stato chiaro. Allora, qui c'è scritto che il limite minimo d'età per poter fare questa collezione è di 14 anni. E boh, qui ho detto tutto, perfetto. Qui abbiamo questa collezione ufficiale. Stavo guardando se potevo darvi altre informazioni. Abbiamo personaggi della ciurma del Cappello di Paglia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personaggi. Poi abbiamo la Marina, qua abbiamo 3 personaggi, abbiamo i 7 grandi corsari, la ciurma di Barbabianca e molti altri personaggi, Von Klein, Smoker, Dragon, le supernove. Ok, ecco qua, ragazzi, una nuova informazione che mi era sfuggita. Come si può evincere dal mio pessimo video, non mi preparo nulla, ma quello che conta è potervi dare più informazioni possibili e corrette soprattutto. Allora, questo è valido solo per l'offerta online.
Nel primo invio riceverete gratuitamente, oltre ai premi già detti prima, il cappellino di One Piece, materiale cotone, taglia unica ragazzi, ok? E in più con il secondo invio, oltre ai premi che vi ho detto prima, sempre con pagamento online questo ragazzi, l'esclusiva Mag One Piece con l'equipaggio versione New World, materiale porcellana, la tazza, dimensioni 9,5 cm di diametro per 11 cm circa di altezza, e con il quarto invio sempre in regalo la bellissima t-shirt One Piece, materiale cotone, taglia unica ragazzi, solo L, quindi è inutile che cercate di chiedere la vostra taglia, però è un regalo. Quello che ci interessa è la collezione di questi splendidi figurini, perché sono fatti veramente bene. Vi ricordate, ho fatto un video sulla collezione della Marvel e se avete voglia andate a vederlo, magari li avessero dipinti così ragazzi, mi dispiace dirlo ma non posso farne a meno, questi sono fatti bene. Poi uno può dire Michele non ho voglia di spendere quei soldi, i soldi sono vostri ragazzi, ok? Bene, andiamo a vedere cosa è rimasto da dirvi. Visto che questo fascicolo è veramente come posso dirvi, semplice, nel senso che semplice e sbagliato, ecco. Non ha molte pagine, ecco, per cui invece di fare la seconda parte del video come faccio da un po' di tempo, se andate a vedere nella playlist e vedete i miei video lo capirete subito, mi ci tenevo a farvi vedere anche a voi tutto l'interno del fascicolo, se avete voglia di leggere da un'occhiata, anche per quanto riguarda appunto non solo le immagini ma la scrittura. Questa è la prima pagina relativa ai servizi e ai numeri utili, e qui abbiamo la nostra bellissima immagine della miniatura. Questo è il poster che poi potrete staccare. Per staccarlo vi consiglio di sollevare facendovi aiutare se siete piccini con un utensile queste due graffette così da sfilarlo senza strapparlo, e poi lo richiudete così salvate le pagine che vi rimarranno sotto. Eccolo qui. Che belli questi colori, questi disegni. Abbiamo quasi finito ragazzi, intanto io vi ringrazio del vostro tempo, vi ringrazio se deciderete di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Date un'occhiata alla playlist del canale, non c'è ancora tantissimo perché per comprare le collezioni non basta soltanto decidere di farlo, ma bisogna avere anche i soldini. Su questo siamo sicuramente tutti d'accordo. Allora ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, vi chiedo scusa se il filmato insomma non è un filmato professionale, io non sono uno youtuber, sono uno che ama così proporsi alla gente, quelli che magari hanno, soprattutto nel montaggio dei modelli, quelli che hanno più difficoltà nel magari fare un montaggio, e quindi cerco di aiutarli in questo. Mentre per quanto riguarda questo personaggio, come vi ho detto all'inizio, mi piace perché me lo ricordo, io non sono un ragazzo, sono del 1966, ho 55 anni, non sono vecchio, sono nato prima di voi, di molti di voi. A parte tutto mi è piaciuto e l'ho acquistato. Penso che sia un bello anche perché ha la basetta, per cui è più sicuro quando lo mettete nella vostra collezione. È fatto, ripeto, veramente bene, guardate, è fatto veramente bene,
E buon, ragazzi, penso di aver detto tutto, ok? E con questa immagine Michele vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo, auguro una serena serata a voi e a tutti i vostri cari più cari. Grazie ragazzi, arrivederci al prossimo video. Ciao!